Centrale Sport, in un unico contenitore tutto lo sport della Romagna. Vi ho salutato alle 18 e vi avevo preannunciato che alle 19 saremmo ritornati in diretta con Daniele Magnani e ogni promessa è debito. Benissimo direttore, siamo qua, buonasera, ciao, bentrovati a tutti quanti, a te Robby, nostro direttore nonché regista della trasmissione. Una formazione rinforzata questa sera perché oltre al solito Lorenzo Lucchi qui alla mia sinistra, buonasera, abbiamo anche Emiliano Tozzi oggi buonasera diretta, a tutti in diretta perché ci parlerà del MotoGP, ma poi nella seconda parte della trasmissione faremo anche una diretta con The Way, una nuova realtà sorta ad Imola molto molto interessante proprio sul mondo delle quattro ruote. Ma partiamo con questa 14ª puntata di lunedì 11 maggio. Lorenzo, siamo esattamente a un mese dall'inizio dei mondiali che inaugurerà proprio l'11 di giugno con Messico, Sudafrica, allo stadio Azteca. Partitona. Oggi cerchiamo argomenti alternativi al Cesena Calcio perché dobbiamo partire debitamente, insomma, parlando del Cesena Calcio che ha chiuso nella maniera peggiore. Da casa diranno cosa sta per dire, ma marcia funebre di Chopin, secondo me sarebbe la sua. Proprio si doveva vincere o perlomeno si doveva fare un gol in più degli altri, invece ne abbiamo fatto uno in meno degli altri. L'Avellino insomma ci ha sorpassato, insomma ha tenuto testa insomma sul fil di lana perché il Cesena fino a pochissime giornate fa era in playoff, invece non è più, quindi domani sera ci sarà Catanzaro Avellino e noi tifosi del Cesena a guardare eventualmente a chi interessa i playoff. Un bilancio stringato di questa stagione, Lorenzo? Sì, secondo me il dato più indicativo, proprio come ha riportato anche Giovanni Guiducci sul Corriere Romagna, è il girone di ritorno peggiore nella storia del Cesena in Serie B per quanto riguarda la cadetteria, la Serie B. Il girone di ritorno appunto inquietante, oserei dire, quello 15 del punti, Cesena. 15 punti. Se facciamo un bilancio generale, il girone di ritorno, la media totale è stata di 0,79 punti a partita, con 3 vittorie, 3 sole vittorie e 6 pareggi e 10 sconfitte, mentre invece se andiamo a prendere Mignani e Cole, quindi i singoli allenatori, è andato un pochino meglio Mignani con la media di 0,82 punti a partita, mentre invece Cole ha avuto la media di poco meno appunto di 0,80, intorno allo 0,76-77 mi sembra, con appunto una sola vittoria, quella contro il Catanzaro, appunto 3 pareggi e 4 sconfitte. Ecco, però dovremo girare pagina velocemente perché, ripeto, gli scenari a questo punto sono, non dico inquietanti, ma poco rassicuranti, insomma, ecco, quindi c'è un po' di confusione, è attesa da un momento all'altro l'ufficializzazione eventuale di Floccari come direttore sportivo, perlomeno sembra quello maggiormente candidato a ricoprire questa carica, però c'è anche incertezza sul proseguimento dell'avventura come allenatore di Ashley Cole, quindi diciamo 0,75 punti a partita. Esatto, quindi diciamo che non ci addentriamo più, c'è grande delusione, grande amarezza da parte dei tifosi. Ci possiamo rifare con le giovanili, anche se il Cesena è caduto in casa sabato contro la Juventus, anche lì in maniera abbastanza rocambolesca, perché ha fallito il rigore la Juventus che poteva andare sul 2-0, poi il Cesena ha fallito invece il rigore dell'1-1 e quindi ci ha lasciato le penne. L'Under 15 purtroppo anche qua no, e oggi a completare anche l'Under 18. L'Under 15 è uscita agli ottavi di finale dei playoff dopo aver vinto il proprio campionato con 66 punti, è uscita appunto sconfitta contro il Genoa 0-0 all'andata, mentre invece ha perso 3-2 al ritorno, mentre invece l'Under 18 è caduta sul campo del Bologna con un secco 3-0.
Invece sì, per quanto riguarda la primavera, protagonista Fontana, che appunto para un rigore a Merola, protagonista in negativo anche Toscu, che invece sbaglia il rigore decisivo, quello che avrebbe portato all'1-1, facendo appunto un pallonetto, un cucchiaio parato da Radu dall'estremo della Juve. Ecco, quindi diciamo la primavera sarà poi protagonista comunque, già al terzo posto garantito per i playoff, se la dovrà vedere con la sesta. La sesta sì, è lì ancora bagarre totale in campionato. È uscito in queste ore la data. Sarà il 22 in maggio. casa la gara sì. contro la sesta, che potrebbe essere Bologna, potrebbe essere Inter, potrebbe essere Atalanta. Ancora manca una giornata, il Cesena se la vedrà appunto in casa della Lazio sabato prossimo. Ecco, noi intanto dicevo, prima di chiamare, stiamo chiamando Sandro Camerani, perché naturalmente il Ravenna ha già giocato la prima gara, però facciamo una brevissima parentesi sul calcio internazionale, perché ieri si è aggiudicato il 29esimo titolo il Barcellona, battendo il Real Madrid 2-0. L'ho vista. Sì, è una bella partita, insomma, non dico a senso unico, però quasi. Però mi piace evidenziare, al di là del titolo 29esimo, fra l'altro 19 dal 1990 in poi, insomma, da parte del Barcellona, che ne ha 23 nelle ultime 4 edizioni, ma soprattutto due cose. Leggendo oggi i quotidiani viene evidenziato il fatto che su 9 giocatori titolari di ieri sera nel Barcellona, su 11 titolari, scusate, ben 9 sono selezionabili per il mister della Spagna per i mondiali, e 8 dei primi 11 giocatori con minor minutaggio vengono proprio dalla cantera del Barcellona. Quindi due dati che devono far riflettere, insomma, già a 360 gradi. Non c'è nessuna allusione a chi, però insomma, ecco, sono dati importanti al di là della vittoria del Barcellona. Prendiamo il Barcellona, insomma, sappiamo tutti che appunto, guardando anche la storia del Barça, no? La cantera, la Masia, dove appunto sono sbocciati i talenti, anche se prendiamo Messi, no? Busquets, Jordi Alba, ma poi anche tutto il Barcellona, che ha fatto bene in Champions lo scorso anno, dopo la semifinale persa con l'Inter. Anche quest'anno il sogno Champions è interrotto presto per il Barcellona, però se prendiamo già giocatori come Fermín López, come Lamine Yamal, come Gerard Martin, che appunto è stato spostato da Flick da terzino centrale, sono tutti giocatori che sono cresciuti nella Masia e che stanno facendo benissimo. Assolutamente. Poi 3 giornate dal termine, con il Barcellona a 91 punti, che sogna di arrivare ai 100 punti, insomma, che ha fatto vincendo le prossime 3, insomma, farebbe solo Mourinho e se non sbaglio Correale, anche se non sbaglio. Bene, tornando invece al calcio di casa nostra, buone notizie, almeno sentiamo il conforto anche di Sandro Camerani, buone notizie, perché il Ravenna ha disputato ieri a Cittadella, un campo sempre comunque difficile, la gara 1, poi mercoledì sera, se non erro ci confermerai, la gara di ritorno, la gara 2, una gara che si era messa male per il Ravenna, che però è stato bravo a raddrizzarla e a portare a casa un prezioso 2-2, perché in caso anche di parità nella gara 2 mercoledì sera al Benelli passerebbe il Ravenna. Dici un po' com'è andata, Sandro. Ciao, ben trovato. Ciao, buonasera. Avrei continuato a parlare di Barcellona, sinceramente, perché diciamo, avendo diversi amici fino a tempo fa ero, non dico di casa ma quasi, e mi ricordo che 4 anni fa andai a vedere proprio Barcellona Real Madrid, per uno di questi amici mi cedette il suo abbonamento, perché ovviamente il biglietto non ci trovava, e quindi diciamo che ho un ricordo del Barcellona ottimo, poi tutta l'organizzazione che mi fecero vedere, di cui avete appena parlato, un altro pianeta. Invece, tornando sulla terra, che Ravenna stava per complicarsi la vita, dopo 5 partite senza prendere gol, se ne è fatto uno praticamente da solo ieri sera, e poi è arrivato in secondo nell'unica altra azione che Cittadella aveva orchestrato il primo tempo, quindi è andato a riposo sotto 0-2, quando invece la logica della partita vista avrebbe suggerito un risultato opposto. Ma comunque il calcio è questo. La cosa importante è che Ravenna, come Mattuzzi nei risalti, ha continuato a gestire la partita, ha trovato 2 reti relativamente tardi e nel recupero anche la
miracolosa parata del portiere, la terza serata in una traversa, altrimenti avrebbe vinto. Quindi si torna a casa con, con un po' di soddisfazione per lo scampato pericolo, ma anche con rammarico di avere sprecato un'occasione molto importante per ipotecare il passaggio del turno, che adesso rimane sicuramente possibile, però ecco, sarà ancora da guadagnare. 2-2 comunque risultati utili su 3, perché come dicevo in apertura il pareggio qualifica la fase successiva in Ravenna. Sì, Ravenna basterà pareggiare al 90° per passare al turno successivo, ma veramente si tratta del tipo di partita da non interpretare in quell'ottica. Va bene, non diciamo altro, incrociamo le dita per la gara 2, la gara di ritorno mercoledì sera alle 20 al Benelli, quindi appuntamento per i tifosi di calcio, insomma non solo di Ravenna ma anche dei dintorni, per questa succosa gara di ritorno Ravenna contro Cittadella. Torniamo in studio e ci concediamo un brano musicale per poi fare una breve rassegna di calcio dilettanti, futsal, brevissimamente basket e volley in formazione un po' contratta, ridotta perché molti campionati sono già terminati, e poi passeremo a Emiliano Tozzi per l'intervista online. Linea alla regia. Bene, torniamo in studio, anzi fra l'altro il nostro Robby ci ha fatto anche ballare, perché anche qui in studio insomma Emiliano, Lorenzo, insomma eravamo tutti ingasati a imitare un po' Michael Jackson. Bene, torniamo, prima di passare a una rassegna velocissima di futsal, calcio dilettanti, ricordiamo i nostri 3 amici di viaggio, la Rosa dei Venti, il posto ideale dove poter mangiare ottimi piatti di carne e pesce, anche pizza cotta nel forno a legno, ottima per i vostri pranzi, cene di lavoro, cerimonie. È aperto tutti i giorni a pranzo e alla sera, dal giovedì alla domenica, a Fornipopoli in via Berlinguer 57 nella circonvallazione esterna. Poi abbiamo il rifugio agriturismo, sempre più bello con l'arrivo della buona stagione, vini, olio extravergine, ortaggi di produzione propria che diventano protagonisti di una cucina che rispetta la stagionalità di ricette della tradizione romagnoli, immerso nella natura, poco sopra Calisese. Agriturismo Il Rifugio, è consigliata la prenotazione. Poi abbiamo il nostro amico dell'Apart Hotel. Apart Hotel è un po' tutte e due. Apart Hotel Romea è un appartamento perché in ogni stanza si trova l'angolo cucina dove puoi cucinare le tue cene, ma è anche un hotel perché ti cambia la biancheria tutti i giorni e ti offre una colazione di qualità in stanza. Romea Apart Hotel in via Romea 605, il meglio di un appartamento con la comodità di un hotel a prezzi che non sono doppi. Allora, facciamo un tuffo nel futsal, impresa della Futsal Cesena che sabato sera ha ribaltato il 4-2 che aveva rimediato nella gara 1 contro l'MGM 2000 con un perentorio 6-2, era andato sul 2-0, poi ha rischiato nella prima parte del secondo tempo dove i Valtellini, insomma la squadra della Valtellina ha portato il risultato sul 2-2, poi l'allungo finale con il 4-2 che avrebbe portato ai supplementari, poi negli ultimi minuti il 5-2, il 6-2, il 5 ad opera di Pieri, è autore di una doppietta, mentre invece Dentini poi ha arrotondato il risultato a porta sguarnita perché l'MGM 2000 giocava chiaramente col portiere avversario per cercare di risalire. Si gioca venerdì prossimo la semifinale a Lecco, gara 1, Lecco che è arrivato in regular season alle spalle del Cesena, poi il venerdì o il sabato successivo ancora da decidere la gara 2 appunto di ritorno. A te Lorenzo, per fare una carrellata, perché sono stati emanati i primi verdetti, tanti verdetti insomma nei calcio dilettanti, dall'eccellenza, promozione, prima categoria. Partendo dall'eccellenza, retrocede in promozione la Sampierana che pareggia con il Pietracuta, mentre invece si ferma in semifinale dei playoff nella prima stagione in eccellenza il Fratta Terme, che incredibilmente ha sbagliato nel recupero del secondo tempo supplementare il rigore che poteva dare la finale, terminata 0-0 a Medicina Fossatone. Sempre rimanendo in eccellenza anche il Faenza, perdendo in casa contro il Castenaso 1-2, retrocede in promozione, passando poi alla promozione invece
il Cervia perde in casa 1-0 contro il Nova Feltria, che va in finale, appunto per sperare una promozione in eccellenza ai playoff, mentre invece ha perso il Gambettola incredibilmente e clamorosamente, oserei dire 4-0, torna in prima categoria, mentre il Bellaria si è salvato. Sempre in promozione, infine nel Ravennate, il pareggio del Bagnacavallo contro il Reno non è stato sufficiente, quindi purtroppo retrocessione anche per il Bagnacavallo in prima categoria. E chiudiamo con 3 notizie invece di prima categoria, soprattutto la rocambolesca finale spareggio a Savignano davanti a 1 migliaio di tifosi. Oggi Lorenzo Lucchi ha firmato un articolo quasi a pagina intera sul Corriere Romagna, ha avuto la meglio il Colinello, che ha vinto ai rigori, seconda promozione consecutiva per il Colinello, che quindi sale appunto in promozione, e invece terzo tentativo fallito per il San Vittore, che potrà comunque tramite i playoff tentare già domenica prossima, giocando in casa contro il Torconca. Scende invece in seconda categoria il Calisese, che ha perso 2-0 contro il Superga 63. Viceversa nel Forlivese si salva il Modigliana, che batte la Fiumenese. Chiudiamo questa parentesi di calcio dilettante dicendo che quest'altro anno ci sarà poi anche il derby, il super derby a Gambettola, perché il Gambettola diciamo più importante, o comunque quello che militava, è sceso in prima categoria, mentre lo Junior Gambettola ha vinto il campionato di seconda categoria salendo in prima, quindi in prima categoria quest'altro anno ci sarà il derby di Gambettola. Bene, andiamo avanti, dovremmo essere in collegamento con Ravenna, con Maurizio Coreni, per raccontarvi quello che è successo al basket. Leggendo un pochettino le cronache sui quotidiani è successo un po' di tutto, purtroppo in negativo. Ciao Maurizio, ben trovato. Dico bene? Grazie mille, un saluto a tutti i radioascoltatori. Sì, come hai giustamente introdotto tu, purtroppo allora sì, non riesce a invertire il trend negativo che la accompagna ormai da febbraio, perché dopo la partita, dopo la vittoria, per meglio dire, conseguita contro Caserta l'8 febbraio scorso, nelle successive 14 gare purtroppo i giallorossi hanno conseguito una sola vittoria contro la Luis Roma, peraltro arrivata ai playoff addirittura, e praticamente smarrendo progressivamente la propria identità fino a trovarsi in questa pesantissima situazione attuale. Tra venerdì e domenica 2 sconfitte a Castellarquato subite dal Fiorenzuola e fanno sì che mercoledì sera al Palacosta alle 8:30 servirà una vittoria per rimettersi in corsa, perché un KO, essendo la serie al meglio delle 5 partite, significherebbe inevitabilmente i titoli di coda anticipati di questo primo confronto, in cui a dire la verità a Ravenna è mancato veramente poco per ottenere un bilancio migliore di quello che le cifre riportano, insomma, perché tutte e 2 le gare sono state perse in volata, e specie quella di ieri sera ha lasciato spazio a tante recriminazioni, perché ieri sera avanti di 6 lunghezze, a 2 minuti dal termine dei tempi regolamentari, praticamente è successo un po' tutto quello che non era successo nei primi 38 minuti. Tanti errori da parte dei ragazzi ravennati, e poi tanto da arrivare a un supplementare dove con la palla in mano a 27 secondi dalla fine, e quindi con la possibilità di chiudere la partita o alla peggio di fare un secondo supplementare, è stato fischiato un fallo sotto canestro a un giocatore che non aveva il pallone. Fatto sta che lo si è perso, e poi Ravenna ha subito il canestro del sorpasso proprio sul suono della sirena. È stato un peccato, perché la partita era stata giocata molto bene dai ragazzi di coach Pacarier. C'era stato il giusto approccio, e tra l'altro c'era stato anche
un risveglio, diciamo così, di alcuni elementi, in primis Pena, che è uno dei lunghi esperti in Forza Ravenna, e purtroppo però essere stati poco cinici nel momento che contava ha portato ad essere qui a piangere sulla grossa occasione PES, che avrebbe potuto dare una svolta sicuramente importante alla stagione dei giallorossi, insomma. Bene, speriamo mercoledì sera 20:30, palla di Andrea. Sì, adesso l'auspicio è chiaro che a un certo punto siamo l'ultima spiaggia, devono vincere assolutamente le 2 partite in casa, che ricordiamo sono mercoledì mercoledì e venerdì, e poi per portare Fiorenzuola alla Bella lunedì 18, sperando a un certo punto prima di tutto di arrivarci. Insomma, è fondamentale riuscire a vincere queste 2 gare senza dover aspettare poi l'esito della partita fra Ferrara e Fidenza, che è l'altra sfida che deciderà chi andrà a giocarsi l'ultima carta per rimanere in questo campionato, insomma. Perfetto, ci risentiremo quindi lunedì prossimo 18 maggio. Grazie Maurizio per la tua esaustiva presentazione di questo incontro. Torniamo in studio perché facciamo il punto adesso, grazie Maurizio ancora, facciamo il punto Grazie invece a voi, con buona serata. Valerio Rustignoli, ultima giornata di volley femminile 19-29, poi andremo a parlare di 4 ruote motori. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Centrale, bentrovati all'appuntamento con i risultati del campionato di Serie B1 femminile di pallavolo, giunto alla sua ultima giornata di regular season. Quasi tutti i verdetti già scritti prima di questa giornata, che ha visto la vittoria dell'Angelina Elettromeccanica Cesena per 3-1 nel derby contro l'Olimpia Teodora Ravenna, in una partita che, come dicevamo, per la classifica non aveva granché da dire, con la formazione ravennata ormai matematicamente da tempo prima in classifica e virtualmente promossa al prossimo campionato di A3, al netto delle problematiche societarie ben note, che insomma gettano lunghe ombre sul proseguimento del pallavolo nella città bizantina, e l'Elettromeccanica Angelini Cesena ormai matematicamente all'8° posto, quindi al centro classifica, grazie ad un girone di ritorno di buon livello che ha, come dire, ribaltato un avvio di campionato decisamente problematico per le ragazze allenate da Cristiano Lucchi. Successo corroborante anche per la Live 365.eu Forlì, che l'ultima giornata ha vinto contro la penultima della classe, la pallavolo Scandici Savino del Bene, la formazione B, insomma, di sviluppo delle giovani ragazze, che ormai è retrocessa. Ha giocato un buon primo set sul campo del Villa Romiti, riuscendo addirittura a vincerlo per 21-25. Poi largo spazio è stato lasciato da parte della formazione toscana al gruppo Under 18, che questa settimana sarà impegnato nelle finali nazionali di Cremona e Offanengo, quindi con le giovani in campo Forlì ha trovato la forza di ribaltare nettamente l'andamento della partita con i 2 set centrali vinti 25-11, 25-14 dalla Libertas, e poi 25-18 l'ultimo set, che insomma dà il 9° posto in classifica addirittura per Forlì, che come per Cesena solo negli ultimi mesi è riuscita a cambiare l'inerzia di una stagione che non era partita nel migliore dei modi. L'unica formazione romagnola che resta ancora in corsa è la Lasersoft Riccione, che all'ultima giornata avrebbe avuto anche la possibilità di provare a salvarsi direttamente. Sarebbe servito una vittoria piena a San Giorgio e una contemporanea sconfitta di Reggio Emilia. Invece non è riuscito il colpo a Riccione, nonostante fosse avanti per 2-0 sul campo di San Giorgio. La Lasersoft è stata poi raggiunta e superata al tie break proprio dalla formazione emiliana, mentre il percorso opposto ha fatto Reggio Emilia, che dopo aver faticato nella prima parte contro Ripalta è riuscita a vincere al tie break. Quindi Lasersoft Riccione e Centro Volley Reggiano saranno le 2 formazioni che si sfideranno ai play-out per giocarsi l'ultimo posto salvezza e di conseguenza l'ultima retrocessione. Quindi, a parte Riccione, che
continuerà a giocare anche nelle prossime settimane. Per le altre formazioni romagnole inizia l'estate, inizia, come dire, la fase di progettazione di quella che sarà la prossima stagione sportiva, e quindi io vi faccio i miei saluti e ci sentiamo presto. Buon proseguimento. 19:35, eccoci di nuovo in studio per aprire questa importante pagina sui motori. Partiamo dalle quattro ruote. Abbiamo, come abbiamo anticipato nella prima parte, in studio con noi Emiliano Tozzi. Ciao Emiliano, ben Ciao a arrivato. tutti, buonasera. Dall'altra parte del telefono abbiamo Matteo Dani della The Way, che ci passerà, o comunque parleremo a quattro voci, eventualmente, insomma, con intervento da parte tua o da parte mia, ma il dialogo sarà tra il nostro giornalista Emiliano Tozzi e il tuo direttore, il dottor Matteo Zanettin, direttore generale e fondatore di The Way, diciamo Imola, ma diciamo Vicenza, perché The Way nasce a Vicenza ma poi sbarca con una seconda struttura a Imola. Quindi passo la parola a te, Emiliano, a qua. Intanto buonasera a tutti, buonasera ai due Matteo, è un vero piacere poter parlare con voi anche di questa nuova realtà in un contesto motoristico così importante come la Motor Valley. The Way, allora a me è venuta in mente questa prima domanda così abbastanza, se volete, banale ma circostanziale e necessaria. Avete fondato un primo impianto a Vicenza e ora a Imola. Qual è la vostra storia? Come è nata l'idea di aprire un cartodromo e poi venire a Imola nel cuore appunto della Motor Valley? Allora, buonasera a tutti, buonasera Emiliano, buonasera Daniele, sono Matteo Zanettin. Grazie intanto della vostra disponibilità e della vostra richiesta. Noi nasciamo a maggio del 2001 nella sede di Vicenza, nasciamo come cartodromo indoor, per cui solo parte interna. Poi negli anni abbiamo avuto, sia a livello di struttura che a livello anche di esperienza offerta al cliente, sicuramente tante evoluzioni cadenziate per dare sempre qualcosa di nuovo al nostro cliente. È cambiata negli anni la carta experience, arrivando ad essere quella che viviamo oggi sia nella sede di Vicenza che nella sede di Imola, una carta experience appunto con il suo unico obiettivo di dare un divertimento di sicurezza per il nostro pubblico. Negli anni, come detto, abbiamo sviluppato davvero tante dinamiche per questo tipo di esperienza, e attraverso anche lo sviluppo di analisi abbiamo capito che dopo la sede di Vicenza, per noi appunto storica, era importante andare a affacciarci su quello che era il mercato, che era al di fuori della regione Veneto. Nelle vari studi portati abbiamo trovato nell'Emilia Romagna e poi chiaramente in Imola un centro per noi importantissimo della Motor Valley, che ci ha dato la possibilità a novembre del 2024 di presentare attraverso una conferenza stampa in autodromo il nostro progetto appunto per Imola, e finalmente ad aprile 26 siamo arrivati all'apertura, e di questo siamo estremamente contenti ed entusiasti. Altrettanto da parte mia direi che vi sto intervistando perché l'entusiasmo è a pelle, diciamo così, è epidermico, e mi fa molto piacere sentire questo tipo di sentimento, chiamiamolo così. Quindi, connotata questa realtà descritta in questo modo, da che età si può cominciare a prendere in mano un kart nella vostra struttura? Allora, abbiamo due tipologie di servizio, la dividiamo in servizio dedicato agli adulti, che è usufruibile per tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica, e il servizio usufruibile per i ragazzi, che vanno dai 7 ai 14 anni. Il format che noi abbiamo studiato e dedicato per la parte degli adulti si suddivide in 7 minuti di qualifica, schieramento di partenza, semaforo verde e 18 minuti di corsa, e qui lo andiamo a utilizzare dai 15 anni in su, mentre per appunto il comparto dei ragazzi dai 7 ai 14 anni hanno un format dedicato con sessioni della durata di 15 minuti, studiato appunto per anche loro poterlo vivere nel massimo del divertimento in sicurezza. Ottimo. Le due possibilità che noi diamo ai nostri clienti per poter venire a provare l'esperienza di divertimento. Entro un attimo un pochino più nello specifico, perché so che la vostra realtà ha avuto un'evoluzione importante anche proprio in questi ultimi anni, come lei stesso ci ha abbondantemente illustrato in questa apertura di intervista. Io so che hanno preso molto piede tra gli adulti le gare endurance.
Non so se sia legato anche al fatto che la Ferrari sia tornata a competere e a vincere nelle gare di durata, però so che da qualche anno che anche in kart si creano equipaggi appunto per questo tipo di realtà. È compatibile con quello che è il vostro modo di intendere la realtà del kart? Fate questo tipo di offrite questo tipo di competizione, oppure è qualcosa che avete deciso per il momento di lasciare un attimo in stand-by, diciamo? No, è un format che noi lo utilizziamo già da svariati anni per quello che è la sede di Vicenza, ed è assolutamente nei nostri piani poterlo portare anche per la sede di Imola. Per di più, come giustamente hai detto tu Emiliano, abbiamo la fortuna di avere una Ferrari vincente sotto questo aspetto, non farlo nella Motor Valley sarebbe davvero un peccato veramente, però è volontà di portarlo anche sulla sede di Imola a breve, davvero a breve. Considerando poi che cosa ha investito Imola proprio in ottica WEC, soprattutto quest'anno con l'apertura di campionato non più tardi di 3 settimane fa, ottima scelta. Esatto, per noi corse evento che vengono gestite normalmente la domenica mattina, e anche queste sono aperte a tutti e tutte, con anche qui un focus particolare sempre sulla tematica del divertimento e sicurezza. Ecco, volevo chiudere adesso questa prima parte con una domanda che un po', diciamo, mi rimanda alla mia gioventù. Io ho in mente il vecchio cartodromo, come era per dirti in Romagna l'Happy Valley a Pinerella, che poi è stato sede anche di edizioni di mondiale con fior di piloti che poi hanno intrapreso carriere importanti. E ho visto che negli ultimi anni ha preso piede proprio il discorso dell'impianto multilevel, cioè di una pista su più piani. E questa tipologia ha proprio soppiantato quello che in passato era il tradizionale cartodromo, come ho appunto descritto io. Allora, in realtà Emiliano, anche noi nasciamo come cartodromo tradizionale nella parte interna, perché quando nel 2001 abbiamo aperto avevamo solo appunto il cartodromo interno senza sopraelevate. Abbiamo però studiato questo format e abbiamo usufruito di tutto quello che è stata l'evoluzione tecnologica da parte dei costruttori di piste e strutture sopraelevate, e negli anni abbiamo inserito tutta questa parte di struttura multilevel nella parte interna e nella sede di Vicenza, anche nella parte esterna in realtà, per andare a cogliere quello che era una richiesta sostanziale del cliente: poter avere in condizioni meteo diverse, per cui bel tempo o brutto tempo, un tracciato comunque sempre usufruibile e che fosse coinvolgente per la propria esperienza. In questo modo, nel nostro caso, in caso di bel tempo, utilizziamo la struttura interna con solo la parte diciamo terra, più abbiamo delle parti esterne di pista che vanno a richiamare un pochino quello che tu dicevi prima come tipologia di cartodromo, ma nelle condizioni in cui dovessimo andare incontro a giornate di brutto tempo o comunque pista inagibile, chiudiamo l'esterno o gli esterni e andiamo a usufruire delle parti sopraelevate del tracciato interno. O qualora appunto nel caso degli eventi, delle corse evento come l'Endurance, meteo permettendo, in quel caso facciamo provare al nostro cliente tutta quanta la struttura, l'interna con le sopraelevate più l'esterno, per cui è una condizione che ogni volta mi porta a vivere una tipologia di tracciato diversa e sempre divertente. Dottor Zanettini, sono Daniele Magnani. 19:43, prima di una piccola pausa musicale, una domanda proprio, io non sono un esperto di motori, ma mi viene, ho sentito prima da fine 2024, inaugurazione grosso modo a metà di aprile, qualche, non tanto dato tecnico, qualche numero, dimensioni delle piste, distanza delle piste, superficie totale in metri quadrati della struttura, che è imponente, insomma si vede sull'autostrada Cesena Bologna, insomma in direzione nord sulla sinistra, in direzione sud sulla destra, chiaramente venendo da Bologna. Snoccioli qualche numero, qualche dato di questa vostra struttura. Volentieri. Allora, la sede di Imola si sviluppa su un'area totale di 20.000 metri quadri, e di questi 20.000 ne abbiamo costruiti 4.000 per appunto tutto quello che è il tracciato interno, e circa 6.000 sono stati utilizzati per tutto quello che è lo sviluppo del tracciato esterno. Qui nella parte interna c'è sia la parte pista, come detto, ma anche tutta la parte di aree accessorie che fanno parte comunque dell'esperienza che vive il cliente. Prendo un esempio nel nostro caso, l'area food and drink, da poter vivere prima o dopo la corsa, o anche una sala polivalente che abbiamo inserito all'interno per poter ospitare anche tutto quello che sono gli eventi aziendali. Ok, e naturalmente il tutto correlato da un parcheggio direi ampio, almeno si vede, insomma quel poco che si vede
posti sulle strade dei nostri clienti, per cui siamo davvero ben disposti in termini di capacità nei confronti del cliente. Tutte queste dimensioni ci hanno dato la possibilità di sviluppare un tracciato, nel caso del full track, per cui l'interno completo e anche l'esterno, con una lunghezza totale di 1250 metri lineari. Perfetto, allora un breve stacco musicale per prendere fiato, poi una seconda parte, la richiamiamo tra un paio di minuti e poi la metteremo di nuovo sotto cura del nostro Emiliano Tosti. A più tardi, dottore. Dopo, grazie. Ed eccoci nuovamente in diretta, siamo collegati sempre con Imola, con Matteo Zanettin, direttore generale e fondatore di The Way, quanto di meglio può offrire il kart, e siamo anche in compagnia del nostro specialist dei 4 di ruote, Emiliano Tozzi. A te di nuovo il microfono, la parola per interagire con il direttore. Allora Matteo, intanto mi devo scusare perché passo immediatamente dal lei al tu, ti chiedo scusa, ma il formalismo richiedeva questo anche per radio. Allora, ho intuito dalle tue parole un discorso più legato all'aspetto divertimento, che è quello agonistico come io inizialmente avevo immaginato, e ho sentito che c'è anche un prima e un dopo in termini proprio anche di attività, cioè convivialità, magari ci si ritrova a mangiare qualcosa tutti insieme. Mi è venuta una cosa così che mentre che aspettavo appunto di ricollegarmi con te, ma avete mai pensato, non so, io mi ci vedo molto a un compleanno, un addio al celibato con l'ombrellina che non vedi più in Formula 1, che ti dà il bacio stampo in fronte quando arrivi col vincitore. Cioè, questo sarebbe secondo me, anche considerando la zona nostra, qualcosa che fa sangue, diciamo così, che comunque potrebbe essere divertente. Allora, ti confermo che anche per noi non è solo far vivere l'esperienza legata davvero materialmente al kart in pista, ma c'è stata una volontà, uno studio di far capire al cliente che nel momento in cui scende dalla macchina per venire a The Way Imola, andrà a vivere prima tutto quello che è la parte anche del briefing, dove inizia la sua esperienza vera e propria, passa poi per quello che noi chiamiamo l'equipment room, per cui una sala dove andiamo a fornire tutto quello che è l'equipaggiamento che poi verrà utilizzato durante la corsa. Si passa in un'ulteriore sala che è un immersive room, è un'area dedicata per aumentare quello che è il carico di adrenalina, qualora se ne fosse il caso in alcune volte, il carico di adrenalina per i clienti pre-corsa. Viviamo poi l'esperienza davvero in pista, ma lì non va a finire assolutamente tutta questa parte. Il nostro cliente, nel momento in cui termina la sua esperienza in pista, ha poi a disposizione tutta una serie di monitor che vanno a indicare quello che sono i suoi risultati, ma poi soprattutto può finalmente vivere tutta l'area food and drink, sia interna che esterna. Abbiamo inserito una terrazza che dà la possibilità di vedere chi effettivamente sta correndo dopo di noi, o nel caso di ho portato un amico che per N dinamiche non ha potuto vivere questa esperienza in pista, può comunque viverla a bordo pista, e possiamo avere dei momenti da poter condividere con tutti quanti i nostri amici, e questo per noi è estremamente importante. Ma oltre a questo ci sono anche la possibilità chiaramente di organizzare, come dicevi tu, di addio al celibato. È una cosa che facciamo già frequentemente da tantissimo tempo su Vicenza e che stiamo iniziando a pianificare per anche la sede di Imola, attraverso l'utilizzo della sala polifunzionale che abbiamo sempre all'interno, la creazione degli eventi aziendali che possono avere davvero 1000 scopi, dalla presentazione del prodotto, la campagna promozionale per l'anno successivo, alla soddisfazione dei nostri dipendenti, che sono estremamente importanti come fulcro, ai compleanni dedicati anche a ragazzi senza 14 anni. La struttura si vuole prestare veramente come un luogo dove poter venire e vivere delle esperienze di divertimento, non solo legate meramente alla parte pratica in pista, ma che possono essere corredate anche da tutto il contorno. Direi che è un divertimento molto più che consapevole, perché si prende atto proprio anche del gesto sportivo, tra virgolette, che si va a compiere, e non è da tutti. Io non so cosa dire in aggiunta, se non il fatto che vi auguro ogni bene possibile, che possiate
realizzare quello che è stato il vostro sogno iniziale di 25 anni fa e renderlo qualcosa di ancora più bello e splendente, perché onestamente credo che oggi trovare già un imprenditore con coraggio che avete avuto e mostrato voi nel mettere in piedi una cosa simile praticamente a Imola, perlomeno dal nulla, perché non esisteva niente, sia qualcosa di meritorio anche solo in termini morali. In più, io da appassionato ho questo piccolo vezzo che mi ha colpito, che voi non avete un kart rosso come si immaginerebbe, ma un kart che rimanda ai colori di Andrea Chimi Antonelli. Io, parlando con Dani, il vostro addetto stampa, mi ha detto che non è una cosa voluta, però posso dire che mi fa piacere vedere che comunque anche il modo di intendere un luogo comune sta cambiando, volenti o nolenti, le cose diventano altro e voi siete in grado di cavalcare questa onda sul pieno moto del cambiamento, secondo me, perché la vostra offerta onestamente è qualcosa che qui non esiste, proprio non c'è, ecco, nella realtà della Motor Valley. Devo essere onesto, ti ringrazio veramente moltissimo. Speriamo che i colori possano portare fortuna per entrambi, chiaramente questo sarebbe veramente per noi bellissimo. Però sinceramente in queste prime settimane di apertura, quello che stiamo vivendo nel vedere i sorrisi e l'entusiasmo di questa terra, che per noi è nuova e stiamo cercando di farci conoscere, ci sta riempiendo giorno per giorno, serata per serata, e sta colmando tutto quello che possono essere le fatiche che abbiamo messo per riuscire a costruire questa nuova sede, e ci stanno ripagando al 100%. Quei sorrisi non hanno veramente la possibilità di essere quantificati, ci riempiono incredibilmente di gioia. Bene, noi Matteo ti ringraziamo di questo intervento, ricordiamo The Way, io aggiungo kart, potete andare a visitare sul sito, ci sono delle stupende immagini e anche dei filmati, poi naturalmente potrete, chi magari si è perso parte di questa intervista potrà seguirla su YouTube appena il nostro Jimmy Zanotti a fine trasmissione in serata monterà il tutto. Quindi ti verremo a trovare, ti ringraziamo, andate a visitare e a correre. Adesso io ho una certa età, quindi non so se mi metterò a guidare un kart, però sicuramente verrò a trovarvi, e soprattutto una delle ultime cose che hai detto Matteo, insomma l'entusiasmo, il sorriso di chi in queste prime settimane vi ha fatto visita è sicuramente gratificante. Poi siamo alle porte della stagione estiva, quindi ci auguriamo veramente che tanta gente vi venga a trovare. Ringraziamo ancora quindi Matteo Zanettin, direttore generale e fondatore di The Way, anche saluto anche Matteo Dani, addetto stampa o comunque responsabile del marketing, che insieme a me abbiamo messo in piedi questa cosa qui. E ringraziamo, salutiamo, facciamo un piccolo stacco pubblicitario e poi torniamo in studio. Grazie ancora. Grazie ancora davvero a voi, veramente. Rientriamo in studio, abbiamo chiuso questa parentesi raccontando questa nuova realtà di kart a Imola, si vede visibilmente dall'autostrada Cesena-Bologna questa nuova struttura. Prima di salutare Marco Zuccarelli, che è già in linea dalla parte posta del Cavo, ricordiamo i nostri 3 compagni di viaggio. Apart Hotel a Cesena, Romea Apart Hotel è un appartamento perché in ogni stanza c'è l'angolo cottura dove puoi cucinare le tue cene, ma è anche un hotel che ti cambia la biancheria tutti i giorni e ti offre una colazione in stanza di qualità. Romea Apart Hotel in via Romea 605, il meglio di un appartamento con la comodità di un hotel a prezzi che non sono doppi. Poi c'è il Rifugio Agriturismo, è un luogo della tradizione romagnola dove i prodotti, prima soprattutto il vino, l'olio, gli ortaggi di produzione propria, diventano protagoniste delle ricette di stagione, immerso nella natura appena sopra Calisese, un luogo autentico dove natura e tradizione si incontrano. È consigliata la prenotazione. E poi naturalmente il nostro amico Vito della Rosa dei Venti di Forno in Popoli, nella tangenziale esterna in via Berlinguer 57, aperto tutti i giorni a pranzo e la sera dal giovedì alla domenica, l'ottima location
per pranzi, cene di lavoro, cerimonie, feste, quant'altro. Quindi ecco, siamo in linea con il rugby, siamo in chiusura 20:02, abbiamo cominciato alle 19:04, poi chiuderemo con Emiliano Tozzi oggi in studio con noi sul MotoGP. Un saluto però lo facciamo anche a Marco Zuccarelli, reduce da un'altra avventura sul rugby. E te Marco? Sì, buonasera cari amiche e cari amici di Radio Centrale, reduce da un'altra avventura in quel di Parma, dove nelle 6 nazioni femminile l'Italia ha ospitato le campionesse del mondo in Inghilterra, un match molto spettacolare, concluso in maniera ampia nel punteggio per le nostre avversarie, 61-33 il punteggio finale. Però c'è da dire che negli ultimi 3 incontri l'Italia aveva segnato solo 7 punti alle campionesse del mondo. In questa partita ne ha segnati 33 con 5 mete, quindi si è preso il punto di bonus offensivo mai successo nella storia del movimento rugbyistico femminile, per cui è stato un altro tassello, diciamo, del percorso per la strada per i mondiali del 2029 in Australia. Molte le esordienti azzurre, molte giovanissime, per cui una prova sicuramente positiva di fronte alle campionesse del mondo. Altro impegno internazionale per la squadra di San Marino, rimanendo qui nel territorio, che è andata a Marsiglia per uno stage di rugby a 7, ha assistito anche alla partita tra Tolone e Tolosa al Velodrome di Marsiglia. Insomma, movimento internazionale sammarinese che si sta preparando per la propria stagione di rugby a 7 europeo, cercando di risalire la classifica e trovare, sai mai, in futuro una qualificazione olimpica. Benissimo Marco, adesso un po' di riposo credo anche per te, campionati, stagioni finite, però ci sentiamo poi come solitamente facciamo durante la settimana per sapere se ci sono eventi piccoli, grandi o medi che siano. Grazie ancora, ci sentiamo presto, buona serata Marco Zuccarelli per il rugby e torniamo in studio per chiudere, diciamo, le ostilità di questa serata 20:04, siamo veramente in chiusura e con Emiliano Tozzi, che oggi ricordo ancora una volta è qui in studio con noi, un breve riassunto di quello che è successo nel MotoGP nel fine settimana. È successo che è cambiato il mondo, perché Aprilia ha dimostrato tutto il suo valore con un podio storico con 3 moto di Noale ai primi 3 posti. Martin è tornato alla vittoria la domenica dopo quasi 2 anni, non vinceva dal Gran Premio di Indonesia del 2024, e Bezzecchi tutto sommato per la prima volta l'ho visto correre col coraggio di arrivare secondo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando ti giochi un mondiale devi anche avere la forza di capire, di, come dire, alzare un attimo il polso, perché sennò poi ti stiri per terra, come è successo a Bagnaia. Il Bez ha secondo me un grosso scalino mentale da superare, che è quello di non avere mai vinto un titolo mondiale, come invece Martinator ha fatto sia in MotoGP che in Moto3. Infatti Martin ha 2 titoli, non uno solo, e secondo me lì si gioca la partita in maniera anche inaspettata, perché io credo che nessuno inizio stagione immaginasse che il mondiale di MotoGP potesse diventare un'affare Aprilia in questa maniera. Tenete presente che le Ducati ufficiali hanno meno della metà dei punti dei leader del campionato, e che la prima Ducati è quella di Gian Antonio, quindi parliamo di qualcosa che veramente ha messo di fronte gli spettatori qualcosa di inaspettato, con l'aggiunta del fatto che Marc Marquez inevitabilmente è chiamato a risorgere per l'ennesima volta, ma questa volta è veramente difficile poi andare a riprendere chi è in fuga. Sembra un po' di assistere all'ennesima resurrezione di qualcuno che abbiamo dato per spacciato, perché io onestamente salterà la prossima gara di Barcellona domenica prossima, ma poi il recupero, oltre che l'operazione in piede legata alla spalla, che abbiamo capito non essere mai avvenuto totalmente dopo questo infortunio di Le Mans, mette di fronte non solo il Cavrun Sito ma la stessa Ducati Nenova un dilemma di non facile risoluzione, perché Bagnaia, come dicevo prima, per l'ennesima volta ci ha provato, per l'ennesima volta è andato in terra, quindi Ducati è chiamata veramente, oltre che a dare una risposta, a ritrovare se stessa, nel vero senso della parola. Prossimo appuntamento, dicevi, domenica prossima Gran Premio di Catalunya a Barcellona, e già lì Aprilia non dico che possa dare un colpo di grazia, ma può veramente prendere in mano in tutto e per tutto questo mondiale, ribadisco, in maniera non dico inaspettata, però con una certa dose di sorpresa, sì, soprattutto ritrovando Martin, che nessuno aveva pronosticato come possibile il ritorno, considerando che poi questa per Martin è stata la sua prima vittoria con Aprilia, quindi
tutti gli elementi che fanno storia proprio. Può Quindi... non essere l'unico, insomma. Esatto. Benissimo, noi ringraziamo ancora della sua presenza qui in studio Emiliano, ti risentiremo via telefonica lunedì prossimo, insomma, per raccontarci il Gran Premio di Spagna a Barcellona, e 20.07. Ricordiamo che per chi eventualmente non avesse altri programmi o non potesse andare a assistere al Gran Premio della Catalogna a Barcellona, e domenica prossima il Giro d'Italia, la 9ª tappa, dopo che l'8ª si chiuderà a Fermo nelle Marche, poi ci sarà il trasferimento, 9ª tappa del Giro d'Italia con partenza da Cervia, poi toccherà San Zaccaria, San Pietro in Vincoli, Cotignola, Castel Guelfo, poi poco prima di Bologna San Lazzaro si volterà verso Marzabotto, per poi Sasso Marconi, Marzabotto, per poi andare al Passo della Querciola e chiudere a Corno delle Scale. Dovrebbe la partenza essere alle 12.30, ci sarà un po' di confusione a Cervia, però è un appuntamento per gli appassionati di ciclismo. 20.08, Lorenzo, vuoi aggiungere qualcosa? No, direi che siamo stati esaustivi. Esatto, a questo punto abbiamo rimasto la primavera in lizza, abbiamo un po' di motociclismo, qualche notizia speriamo buona dal basket di Ravenna maschile, dal calcio, fra l'altro questa incongruenza, mercoledì sera alle 20 allo Stadio Benelli, alle 20.30 al Palla De Andrea la partita, però indubbiamente anche a piani alti, mi sembra di aver letto oggi sul giornale che forse sposteranno la gara, il derby capitolino Roma-Lazio al lunedì sera, proprio perché alla domenica ci sono le finali degli internazionali di tennis, quindi insomma per evitare, immaginando Sinner in finale, visto che poi siamo già ai derby tra italiani, una cosa impensabile. Ecco. Quindi per evitare la concomitanza hanno pensato forse il derby capitolino tra Roma e Lazio di posticiparlo lunedì sera. Bene, 20.09, altra bella trasmissione. Lunedì prossimo avremo in presenza qui a Radio Centrale l'assessore allo sport del comune di Cesena, nonché vice sindaco Cristian Castori, che ci parlerà un pochettino delle realtà sportive, dell'impiantistica sportiva di Cesena e dintorni. Quindi andremo avanti fino all'8 giugno, ospiteremo anche il dottor Rondoni, il direttore dell'Ippo Group, per presentarci la stagione trotto dell'ippodromo di Cesena, quindi continuate a seguirci, troverete la puntata su YouTube. 10 e 10 secondi, grazie ancora a Lorenzo qui al mio fianco, grazie a tutti, e appuntamento a lunedì prossimo, grazie Roby.